Questo è quanto. Allora, ci riproviamo, sempre per la terza o quarta volta, perché il fatto deve essere sofferto. Qual è l'argomento di oggi? L'argomento di oggi è che continuano a arrivare richieste, chiarificazioni, di chiarimenti su questa questione di come collegare il luogo melodico dove cerchi la scala all'accordo che sta suonando sotto. Ora, quello che io posso fare è disquisizioni filosofiche e enciclopedie delle scale le hanno già fatte, quindi è inutile che io mi cimenti in questa impresa. Quello che posso raccontarvi invece è come ragiono io. Io ragiono in maniera estremamente semplice e quindi, dato che bene o male me la cavo a suonare e improvvisare, diciamo, sono la prova vivente che anche con poche idee ma chiare si riesce a fare una della musica discreta. Io penso così: quando vedo un accordo maggiore, io in genere suono la scala maggiore. Suono, abbiamo detto, è una parola non corretta. Cerco i miei percorsi melodici, le mie frasi, le mie melodie, quello che mi immagina, che mi viene in testa, la cerco facendo riferimento a una scala maggiore. Però attenzione, non è, quando io parlo di scala, non è la scala così, la scala sparsa nel vuoto, è una scala che io definisco orientata, in cui all'interno della quale ci sono delle note più importanti, più forti, che poi possono cambiare a seconda dell'altezza dove suoni in quella scala. Ci sono delle altre note di collegamento e poi ci sono tutta una serie di altre cosine carine che si possono mettere, addensamenti, circondamenti, approcci cromatici, eccetera. Quindi, però, il luogo primario dove vado a cercare è la scala maggiore. Accordo maggiore, scala maggiore, in alcuni casi rari la scala lidia, che sarebbe quella scala con la quarta più. L'accordo minore, stessa cosa, prima scelta la scala minore dorica, che suona molto bene quasi sempre, a volte c'è bisogno di un tocco di passione melodica, mediterranea, e allora mi capita di suonare, di voler suonare, di sentire nell'orecchio la necessità di aggiungere la sesta bemolle, quindi non cercare nel modo dorico, ma cercare nel modo eolio o quella che si definisce minore naturale con la sesta bemolle. Terzo accordo, l'accordo di settima di dominante, il tipo più semplice, quello che noi definiamo settima di dominante non alterata. Settima di dominante non alterata significa che è una settima di dominante che ha le estensioni naturali dell'accordo rispetto all'accordo, che sono la nona, l'undicesima più e la tredicesima. Su questo accordo io in genere mi oriento verso la minore melodica dalla quinta, fa settima, do minore melodica. E suono proprio, cioè cerco dentro a do minore, quasi come se l'accordo fosse do minore proprio. Do minore, quindi do mi bemolle sol si naturale, questa roba qua. L'accordo di settima di dominante a volte mi porta a suonare, in casi rarissimi, la misolidia, che sarebbe la scala con la settima bemolle. Così, la scala normale, quella maggiore, con la settima bemolle, quindi fa sol la si bemolle, do re mi bemolle fa, parlando di fa settima. Sto pensando a fa settima perché il pezzo su cui volevo farvi qualche esempio era quello là, motociclista. È incredibile, guarda, c'è sempre un attentato a questi video. Lo lasciamo andare libero sulla sua Harley. Scala misolidia, che è una scala che io suono pochissime volte. Accordo semidiminuito. L'accordo semidiminuito è un accordo in cui io mi oriento sempre come posto dove cercare la minore melodica dalla terza, quindi il re si è diminuito, fa minore melodico. Stavo dicendo che vi sto parlando di questi accordi perché il pensiero su cui volevo fare le prove è dell'unità verbena di U, e quindi c'ha questi accordi qua.
Quindi Re6 diminuito, Fa minore melodico e a volte, raramente, quello che si chiama modoloquio, cioè la scala maggiore un semitono sopra. Accordo diminuito, diminuita, quella propria, quella tono, semitono, ok? E così abbiamo, diciamo, completato gli accordi a estensione fissa. Poi c'è l'ultimo tipo, quello là più alterato, che si chiama settima di dominante alterata, che ha le estensioni mobili, quindi ci possono essere più possibilità. Io sostanzialmente, devo dire tutta la verità, io mi oriento fondamentalmente in due luoghi: la diminuita di dominante, quella semitono-tono, questa qua, su Si bemolle e su Sol, che è uguale, e la scala invece alterava su Erlò, quella con il nome strano, cioè la minore melodica, un semitono sopra. Quindi se dovessi suonare su Sol settima alterata, e mi butterei, quindi due luoghi, diminuita, senza andare a fare troppe pippe, se c'ha la tredicesima naturale ancora diminuita, cosa c'è? Allora io vi posso assicurare che queste cose chi suona veramente non le pensa proprio, non gliene può fregare di meno. Dipende da quello che stai facendo melodicamente. Se melodicamente ti viene di suonare la diminuita, suoni la diminuita, cioè non è, perché la questione è la coerenza melodica. Se ti viene la frase con la alterata, quindi con la minore melodica, un semitono sopra, la fai. Non è che se l'accordo sta scritto, non è così, non funziona così. Almeno per me non funziona così, mi risulta che per molti miei colleghi molto più bravi di me non se ne fregano proprio, suonano quello che gli viene di suonare, tenendo presente il suono dell'accordo che abbiamo sotto. Questo è. Ora, perché l'espressione suonare una scala non è esatta? Perché la scala di fatto è un insieme insuonabile, cioè è piatta, è scema, va? Mi verrebbe di dire. Quello che si fa è che in realtà, tenendo presente un riferimento armonico che ha un accordo, quindi un arpeggio, quindi ha delle note distanti, una terza, spalmiamo una scala sopra che prende la sagoma dell'accordo e a questo punto addensiamo, arricchiamo questo luogo con tutte quelle cosine carine, gli approcci cromatici, che sono praticamente la nota che sta in mezzo a due note vicine da una scala che hanno un tono di differenza, quindi 5 toni, 5 approcci cromatici là dentro. Ecco, quelle note si possono usare. Sto suonando Mi bemolle maggiore, faccio questa cosa qua, quindi sto usando il La naturale come approccio cromatico fra il La bemolle e il Si bemolle, che notoriamente quarta e quinta di Mi bemolle. Ok? Approcci cromatici, circondamenti, devo andare a Si bemolle, faccio tutto il girino attorno, no? Faccio queste cose qua. Ora che cosa succede? Che avere queste idee semplici, chiare, ma comunque fruttifere, mi aiuta mentre suono. Quindi quando io suono, io penso la scala per intera quasi mai, penso pezzettini di scala, frazioni dell'arpeggio, famosissimo, no? Mo sto addensando, no? Quindi frasine, note della scala, frammentazioni, cosa fondamentale, cioè non vedere gli oggetti nella loro interezza, ma vedere i pezzettini di cui quegli oggetti sono fatti e come quei pezzettini si comunicano per prossimità con altri pezzettini dei luoghi correlati al prossimo accordo. Spero di essere stato chiaro. Quindi ora vi telegrafo quello che penso se dovessi suonare 16 battute su Del Winner Review. Sono in Mi bemolle, parto con la scala di Mi bemolle orientata, quindi
qua è Re seminuito, quindi Fa minore melodico. Queste sono, le vedete? 3 note della scala di Fa minore melodico o di quella del seminuito, come volete, comunque io penso Fa minore melodico, quindi quinta, quarta, terza di Fa minore melodico, e là denso questa cosa cromaticamente. Ora vedo che questo La bemolle è molto parente di Sol settima, della diminuita di dominante, di La bemolle minore melodico, e quindi mi offre la possibilità di passare e saltare sul Sol settima. Fa tutta la scala La bemolle minore e vado a Do minore. Do minore dorico, proprio tutto l'arpeggione super figo. Cromaticamente mi avvicino a Si bemolle minore dorico, le note sono Si bemolle, Re bemolle, Fa, La bemolle, Do, Mi bemolle, vado a finire sull'11ª di Si bemolle. Mo sto entrando già nel mondo di Mi bemolle settima, diminuita di dominante, di Mi bemolle. Alla fine faccio l'approccino, vado a La bemolle maggiore, La bemolle minore melodico, Mi bemolle maggiore, Fa settima non alterata, Do minore melodico, Fa minore dorico, Si bemolle settima con l'approccio, questo è quanto. Quindi lo potete fermare, lo potete rallentare, potete vedere, controllare che suono effettivamente le cose che dico e che non ci metto i trucchi con i modi della minore armonica. Non ci stanno queste cose, io sto suonando molto semplice e diciamo certamente non è la Cappella Sistina dell'improvvisazione, ma è una roba bellina, piacevole, figa, divertente. Io mi diverto un sacco a suonare così, quindi penso che prima di preoccuparsi delle altre 200.000 possibilità, delle 200, come abbiamo già detto molte volte, no? Invece di preoccuparsi di tutte queste possibili alternative, preoccupiamoci di prendere 4, 5, 6, 7, 8 cose e imparare a suonare dentro queste cose, perché sapere che esiste la minore melodica della quinta non significa assolutamente saperla suonare, non significa assolutamente sapere quante frasi, quanta bellezza, quanta roba si può fare dentro a quella scala. Ovviamente, per carità, ci sono persone a cui invece gli solletica questa speculazione intellettuale, questa cosa. A me no, perché a me personalmente, a me no, perché a me mi piace suonare divertendomi, quindi col meno patema d'animo possibile. Vi consiglio di fare altrettanto e di riflettere sulla frase che abbiamo detto molte volte, che è diventata un meme praticamente. Non sono le 2000 scale che non conosci, ma sono sempre le 2000 ore che non hai passato a studiarne una. Io credo che questa massima ci sia una grande verità che vi può essere molto utile. Buon lavoro.